Amiche e amici di Solfatara News, c'è un istante preciso in cui il drone lascia il suolo e sotto di lui non c'è solo terra, ma un sistema vulcanico vivo. Le eliche tagliano l'aria, ma sotto ribolle una caldera che respira, si solleva di centimetri l'anno, frattura le rocce e libera gas profondi. I Campi Flegrei non sono un paesaggio qualunque, sono una macchina geologica complessa, alimentata da fluidi caldi, pressione e tempo. E il tempo qui conta. Prima di entrare nei dati di oggi, una cosa chiara. Abbiamo avviato una raccolta fondi per installare un sismografo professionale vicino alla nostra webcam sulla fumarola di Pisciarelli. Perché? Perché il monitoraggio non è un lusso, è precisione, è continuità, è indipendenza. I tracciati ufficiali dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sono un riferimento fondamentale, ma le interruzioni accadono. E in un sistema idrotermale attivo, anche pochi minuti senza dati possono significare perdere il segnale che anticipa un cambiamento. Un nostro sismografo significa ascoltare il sottosuolo senza pause, cogliere le microscosse che spesso precedono variazioni di pressione nei fluidi profondi. Il link è nel commento fissato e in descrizione. È un contributo libero, ma è scienza dal basso, è vigilanza condivisa. Oggi, 1 marzo 2026, abbiamo alzato i droni per il monitoraggio quotidiano, ma prima vi anticipiamo che abbiamo sorvolato il lago d'Averno, che in questi giorni si è tinto di rosa. Ci arriviamo tra poco, partiamo dalla fumarola di Pisciarelli. Alle nostre camere appare con un degassamento meno voluminoso rispetto ad altri giorni, ma attenzione, meno vapore visibile non significa meno energia. La pressione è evidente. I fanghi idrotermali all'interno della polla sono abbondanti, densi, spinti verso l'esterno con forza dalla bocca principale. La dinamica ricorda quella osservata nel marzo 2025, quando una delle scosse più intense degli ultimi 40 anni colpì l'area. Non stiamo dicendo che stia per accadere qualcosa di identico. Stiamo dicendo che il sistema mostra configurazioni di pressione che meritano attenzione. La temperatura misurata oggi alla Pisciarelli è di 105,8 gradi Celsius, apparentemente stabile rispetto a ieri. Ma se allarghiamo lo sguardo al trend mensile e annuale, vediamo una curva che non racconta raffreddamento, racconta persistenza. In un sistema idrotermale, la temperatura è la punta dell'iceberg. Sotto c'è circolazione di fluidi, fratturazione della roccia, accumulo di gas come CO2 e vapore acqueo surriscaldato. Mostriamo a schermo il grafico aggiornato, la linea non urla ma non scende. Ci siamo poi spostati nel cratere della Solfatara, alla fumarola Bocca Grande. Anche qui meno vapori visibili, ma una pressione interna che si percepisce dalla spinta dei gas. La temperatura rilevata oggi è di 184,9 gradi Celsius, un valore elevatissimo, e soprattutto costante su livelli alti. In termodinamica, la costanza su valori estremi non è banalità. È energia che continua a essere fornita al sistema. Le pozze di fango nel cratere appaiono quasi del tutto prosciugate. Le alte temperature al suolo accelerano l'evaporazione. Quando il bilancio tra acqua e calore si altera, il paesaggio cambia volto. Il terreno si indurisce, si screpola, concentra sali e minerali. È un dettaglio visivo, ma racconta un equilibrio che si sposta. E ora il lago d'Averno. Da 2 giorni le sue acque mostrano una colorazione rosa, spettacolare, quasi irreale. Ma qui serve metodo. Il colore non è un segnale diretto di bradisismo. Non è un termometro della deformazione del suolo. È un fenomeno chimico-biologico. In laghi vulcanici come questo, la composizione dell'acqua può cambiare per variazioni di temperatura, evaporazione e concentrazione di sali. Quando l'acqua si abbassa o si scalda, alcuni microrganismi alofili, cioè amanti del sale, possono proliferare. Alcune specie producono pigmenti rossastri o rosati come carotenoidi che colorano l'acqua. In alternativa, precipitazioni di minerali ricchi di ferro possono contribuire a tonalità simili quando l'ossidazione cambia stato chimico. È un equilibrio delicato tra luce, temperatura, nutrienti e chimica. Il punto cruciale è questo. Il lago è inserito in un contesto vulcanico attivo. Anche se il colore rosa non è causato direttamente dal bradisismo, il fatto che parametri ambientali stiano cambiando abbastanza da favorire queste fioriture è un segnale di sistema dinamico. Non allarme cieco, non minimizzazione, analisi. La caldera dei Campi Flegrei continua a deformarsi, i gas continuano a risalire,
Le temperature restano elevate, i fanghi vengono espulsi con forza, le pozze si asciugano, il lago cambia colore. Ogni elemento preso da solo può avere spiegazioni locali. Insieme raccontano una struttura che non dorme. Il nostro compito non è creare panico, è osservare senza filtri, documentare ogni variazione, mettere i numeri davanti agli occhi di tutti, perché la conoscenza è l'unico antidoto alla paura irrazionale, ma anche all'indifferenza. Noi continueremo a volare ogni giorno, continueremo a misurare, continueremo a mostrarvi grafici, temperature, immagini dall'alto, perché vivere sopra una caldera significa accettare la sua natura, ma anche pretendere trasparenza e monitoraggio costante. Restate connessi, restate lucidi. La Terra sotto di noi parla continuamente. Sta a noi ascoltarla con strumenti adeguati e mente fredda. Da Solfatara News è tutto. Ci vediamo nel prossimo aggiornamento.